quasi un secolo che le opere qui presentate non compaiono al pubblico. L'ultima volta fu in occasione della mostra postuma che nel 1932 si tenne a Roma, dedicata a Umberto Bottazzi, uno degli artisti più poliedrici e interessanti per l'ambiente romano nel passaggio tra le soluzioni stilistiche liberty a quelle secessioniste. A presentarlo è Sabrina Spinazzè, una delle massime studiose dell'ambiente romano tra Ottocento e Novecento. Pittore fantastico, pittore di chimere, così etichettarono Bottazzi i suoi contemporanei. Umberto Bottazzi è sicuramente una delle personalità più poliedriche nell'effervescente panorama romano tra i due secoli. In circa 30 anni di attività, che vanno dall'ultimo decennio del secolo fino al 1932, anno della sua morte, Bottazzi è stato pittore, illustratore, incisore, architetto, ceramista, si è occupato di decorazioni di interni, si è occupato di allestimenti, si è occupato di arte applicata, ha progettato mobili, stoffe, vetrate e molto altro ancora. Insieme ad alcune personalità centrali della scena romana di quegli anni, come Giulio Cambellotti, come Vittorio Grassi, è stato protagonista di una serie di esperienze in cui si è raccolta un'incredibile ricchezza di idee e di energie rinnovatrici. Penso ad esempio alla rivista La Casa, in cui sull'onda del primo Art Nouveau inglese e della secessione viennese si sostenevano nell'architettura e nell'arredamento soluzioni formali semplici e lineari molto avanzate per il panorama italiano. Penso anche allo straordinario movimento per la rinascita della vetrata artistica, che lo porta a partecipare a imprese come quella della decorazione della casina delle civette per il principe Giovanni Torlonia. Ora, se più nota è la sua attività nel campo delle arti applicate, praticamente sconosciuta è la sua opera grafica e soprattutto quella pittorica. Si tratta di una produzione che Bottazzi ha volutamente tenuto a margine, incredibilmente sarà esposta solo, salvo rare eccezioni, in una mostra postuma nel 1932. La pittura di Bottazzi invece è una pittura che per raffinatezza di esecuzione, per ricchezza di riferimenti culturali, rappresenta veramente una delle esperienze meno banali e più intriganti nel composito panorama di quegli anni. Osserviamo questa tavola del 1893, un languido volto che sembra portare con sé memoria sia della misteriosa evanescenza di alcuni ritratti femminili del belga Fernand Neuf, sia l'enigmatica bellezza dei ritratti di Jim Morris dipinti da Dante Gabriele Rossetti. D'altra parte di cultura preraffaellita era profondamente imbevuto in quegli anni tutto l'ambiente romano, e la rappresentazione della gelido Virgo preraffaellita, questo per dirlo con le parole di Gabriele D'Annunzio, è per molti artisti un motivo ricorrente. La misteriosa fanciulla dalla folta capigliatura fulva compare di nuovo in altre opere, come in questo pannello circolare, in una composizione che strizza chiaramente l'occhio alla secessione viennese. E forse è sempre lei la modella di questa affascinante e temibile Medusa, in cui nelle curve formate dalle serpi e dalle piume delle ali l'artista si compiace di dar vita a ritmi lineari di chiaro gusto liberty. In altre opere il termine di riferimento è invece un simbolismo degli accenti ora più tenebrosi, ora più spiritoleggianti e spesso di ispirazione medievale. Ad esempio nei Funerali del Vescovo, che rimanda a certe cupezze dell'arte nord europea in cui suggestioni decadenti si intrecciano a un misticismo di sapore gotico. È certamente quella di Bottazzi una cultura eclettica e composita che farà sì che la sua pittura si sviluppi negli anni con caratteristiche del tutto personali. In questo dipinto irrompe un'altra delle passioni dell'artista, la pittura del Seicento spagnolo. Un'opera enigmatica in cui la riunione di 4 fanciulle è interrotta dalla misteriosa comparsa di 2 figure in abiti seicenteschi. Una tela veramente notevole per la raffinatezza dell'esecuzione, per la ricchezza delle vesti minutamente descritte. Non ce lo dimentichiamo, Bottazzi è prima di tutto un decoratore e qui sembra chiaramente dimostrarlo anche per la presenza del piatto ornato in primo piano, sicuramente una delle tante ceramiche da lui realizzate. Non mancano nella produzione di Bottazzi anche gli affetti familiari, come nei dipinti dedicati alla figlia Carlotta, o le scene di intimismo domestico, o le scene di vita quotidiana, come nella Lettera o nella Fontana delle Tartarughe.
Siamo ormai sullo scorcio degli anni 30 e la pittura di Bottazzi mostra chiaramente l'incontro con le atmosfere sospese del realismo magico. E comunque il preziosismo decorativo è l'aspetto che rende veramente unici molti quadri di Bottazzi, in cui soggetti tratti dal repertorio di un passato eclettico un po' favolistico si traducono in un elegante linearismo secessionista. Ecco la corte di Lear, una fantasia di personaggi shakespeariani che diventa un pretesto per costruire un magnifico ordito in cui spadroneggiano l'oro, il rosso, il nero. Oppure la Maga Circe, che ieratica troneggia ingioiellata in un dipinto impeccabile, elegantissimo nella sua sintesi geometrica di chiara ascendenza secessionista. Pittura preziosa, abbiamo detto, e certo in questo momento per lo più lontana dalle tendenze in atto, ma forse, proprio per questo, così seducente.